Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio e nel mio canale. Oggi faremo finalmente la recensione dell'avvitatore della TAC Life, è il trapano a percussione avvitatore della TAC Life, è modello PC di 04C. Questo è di Michele Salustro, mi viene da ridere perché me l'ho prestato per fare la recensione verso Natale. Siamo ad aprile e finalmente sto facendo questa recensione. È un prodotto che trovate su Amazon a 55 euro circa, poi Amazon spesso mette anche delle promozioni per questi abitatori, vi lascerò il link in descrizione per poterlo acquistare e lo avete visto nell'ultima recensione delle punte autocentranti. Sono queste punte che ci servono per montare staffe e cerniere in maniera corretta, poi vi lascerò anzi il link in descrizione della diretta che ho fatto così al volo. E adesso invece lo guardiamo bene, lo mettiamo alla prova e testiamo questo avvitatore della TAC Life. Vediamo come si comporta. Allora, testiamolo subito. Guardiamo le caratteristiche tecniche, dopodiché il funzionamento generale. Allora, Michele non mi ha dato la valigetta perché questo avvitatore arriva all'interno di una semplice scatola. Però abbiamo il libretto di istruzioni e da questo possiamo vedere appunto le caratteristiche dello stesso avvitatore. Ha una batteria da 18 volt e 2 ampere, una velocità a vuoto sulla prima velocità di 450 giri, mentre da 0 a 450 giri, mentre sulla seconda velocità da 0 a 1600 giri, perché possiamo regolare tramite la pressione del dito nel tasto interruttore la velocità che vogliamo dare, è graduale, più premiamo più l'avvitatore ruota rapidamente. E nello stesso momento si accende anche un LED posto sulla parte frontale che illumina la zona, quindi io premo dolcemente e gira poco, più premo più aumenta la rotazione. Questa era la seconda velocità che va da 0 a 1600 giri al minuto, questa invece è la prima velocità da 0 a 450. Ha un mandrino autoserrante con un diametro di serraggio per punte fino a 13 mm e una capacità di foratura nell'acciaio fino a 6 mm, calce struzzo fino a 8 mm di diametro e legno fino a 20 mm. La coppia torcente di questo avvitatore è di 35 Nm distribuiti su una scala di 16 clic impostabile tramite questa ghiera. Ad ogni clic gradualmente aumenteremo la coppia che andiamo a dare al mandrino, quindi la forza torcente. In questo caso è impostato su 1, modalità avvitatore, è la coppia più bassa che il mandrino riceve. Riusciamo a fermarla tranquillamente con la mano. Più aumentiamo il numero, più la coppia che riceve il mandrino è maggiore. Abbiamo la possibilità di utilizzarlo come avvitatore, quindi con la freccia che indica la vite, come trapano, quindi la possibilità della semplice rotazione con il massimo della coppia, sia che venga impostato il livello di coppia 15 o 1, quando abbiamo impostato la modalità foratura, la coppia sarà sempre massima, quindi 35 Nm. La frizione si può utilizzare solamente con l'impostazione foratura. Abbiamo anche l'impostazione percussione, quindi impostando la percussione abbiamo il massimo della coppia più la percussione assiale, quindi nel senso di penetrazione della punta nella superficie che dobbiamo forare, che ci aiuta nell'esecuzione dello stesso foro. Sulla parte laterale abbiamo la regolazione del senso di rotazione, quindi premendolo verso sinistra avremo la rotazione in senso orario, premendolo verso destra avremo la rotazione in senso antiorario, quindi possiamo avvitare e svitare. C'è un gancio, il gancio è reversibile sia sulla parte destra che sulla parte sinistra, ci serve per appenderlo alla cintura oppure alla parete del nostro laboratorio. Sulla parte posteriore della batteria abbiamo un tasto che ci consente di verificare il livello di carica. Gradualmente più aumentano il numero di tacche accese, più la batteria risulterà carica, quindi 25, 50, 75, 100% di carica. Il mandrino è autoserrante, facciamo una prova. Per chiuderlo basterà inserire la punta, dopodiché afferrarlo, a motore spento ruotare il mandrino. È abbastanza dritto,
nei mandrini il rivestimento delle pinze a volte è fuori asse, quindi sembra che il mandrino giri storto. La prova va fatta con la punta inserita. Come vedete la parte esterna sembra ruotare storto, mentre la punta del trapano è perfettamente dritta. Va bene. Testiamo la velocità di rotazione, vediamo se rispetta il numero di giri dichiarato. (430) ci siamo. Proviamo questo. Dovrebbero essere 1600. (1500). Va bene, allora adesso non rimane che testarlo. Proviamo subito avvitando delle viti. Avviterò prima questa vite da 6 mm di diametro per 80 mm di lunghezza. Non c'è preforo. Velocità 1, modalità foratura, quindi massimo della coppia. Ha spaccato completamente il listello d'abete. Ok, quindi è abbastanza forte e potente. Avvitiamo, mettiamo la frizione al momento su 1, quindi il minimo della sua forza. Vediamo fino a dove riesce ad avvitarlo, quindi quanto è dosabile la forza di questo avvitatore. Così si blocca praticamente subito, perché la coppia l'abbiamo ridotta al minimo. Proviamo modalità intermedia, mettiamo 7 e adesso proviamo al massimo. Proviamo adesso modalità foratura, quindi il massimo della coppia. Bene. Ok, abbiamo spaccato il legno, però non abbiamo utilizzato il preforo, quindi è normale che si spacchi. Allora, facciamo una prova pure a forare questo pezzo di cemento. Modalità percussione, velocità 2. Perfetto, ho dovuto fermarmi perché si stava staccando il pezzo di cemento dalla tavola su cui l'ho fissato. Provo al centro. Perfetto. Quindi sia il cemento che il legno riusciamo tranquillamente a lavorarlo. Proviamo a fare anche un foro, punta a 10 mm. Vediamo come va. Modalità foratura. Sta prendendo fuoco il legno. Comunque si è bucato, mi sono fermato anche perché sotto ci sono le viti con cui ho fissato il pezzo di legno, non vorrei rovinare la punta. Proviamo su questo pezzo di abete. Questa punta di trapano non è assolutamente dritta, quindi il foro non è venuto bene, benissimo, ma abbiamo visto comunque la sua forza. Proviamo con una punta leggermente meno storta.
Ok. Allora ragazzi, io ho finito, finalmente ho concluso questa recensione rapidissima su questo abitatore che devo ammettere si comporta veramente bene. Sarà contento Michele Salustro perché finalmente gli posso restituire il suo abitatore. Michele, che vi ricordo, ve ne ho parlato una volta quando mi ha regalato queste scatoline stampate con la sua stampante 3D col marchio Parkside. Se volete acquistarle vi lascerò il link poi per comprarle su eBay. Allora, questo abitatore per me funziona bene, a 35 Nm, è destinato agli hobbisti, non ha nessuna pretesa, riesce ad abitare perfettamente le viti sull'abete, è abbastanza veloce. Sul rover è leggermente più duro come legno, quindi fa un po' di difficoltà, però è riuscito ad abitarlo. Cosa dire? È completo, ha il LED che illumina la zona per andare a forare, percussione, modalità foratura, modalità abitatura, il LED di controllo del livello di carica della batteria posto sulla stessa batteria. Per me è un utensile completo che con 50 euro ci permette di arricchire il nostro laboratorio. Vi lascerò il link in descrizione per poterlo comprare. Per ora su Amazon ci sono delle promozioni. Io ho comprato in super offerta abitatore, l'ho pagato solamente 25 euro inclusa la batteria, e la batteria dovrebbe essere compatibile con quelli della Parkside. Di questo vi lascerò pure il link in descrizione. Lo troverete a 50 euro, però cliccando poi sulla casella per ottenere il prezzo promozionale, non so per quale motivo, avrete lo sconto. Cliccate direttamente sulla scritta blu e da 55-56 euro il prezzo diventa 25, quindi approfittatene finché la promozione è attiva, e eventualmente acquistatelo anche voi perché può sempre farvi comodo. Detto questo vi ringrazio di nuovo Michele, vi invito ad iscrivervi al mio canale, a mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua giù, e ci vediamo per i prossimi video. Ciao da Riccardo, alla prossima!